Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come partendo da una singola fogliolina le si possa fare generare delle radici e dopo dei piccoli germogli che si svilupperanno, cresceranno e diventeranno delle bellissime piante esattamente come quella che state guardando. Quindi io vi consiglio di seguire il video ma soprattutto di fare ciò che vi mostrerò, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi delle foglioline prelevandole da un soggetto adulto, essenzialmente che abbiano due caratteristiche, sono poche ma vanno rispettate, ovvero che la foglia sia completamente formata e che sia sana, quindi che non presenti rotture o tracce di funghi, muffe o batteri. Normalmente per fare una talea da foglia io consiglio di prendere delle forbicine, sterilizzarle e tagliare più o meno a metà del gambo, ma in questo caso no. Per aumentare la possibilità di ottenere poi le radici effettivamente dalla foglia, io consiglio di andarle a strappare direttamente alla base, il più vicino possibile al tronchetto della pianta, proprio vicino al pane radicale. Provo a spiegarmi meglio e a mostrarvi come effettivamente vada prelevata la fogliolina. Quindi questa è la parte del gambo dove si attacca la pianta madre, voi tenete con due dita la pianta madre e con le altre due dita tirate via la fogliolina, in questo modo, strappatela, così. Non abbiate paura di rovinare la pianta, perché se la terrete non si rovinerà. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto, direi davvero una talea perfetta, e se tutto andrà bene proprio da questo punto inizieranno a spuntare radici e poi il germoglio e non resterà che continuare a prelevare tante foglioline quante piantine vorrete ottenere. Considerate che purtroppo la germinabilità di queste foglie non è altissima, quindi io consiglio sempre di fare più esperimenti contemporaneamente, così aumenterete decisamente la possibilità di ottenere poi effettivamente le piantine vere e proprie. Questi sono alcuni esempi di foglioline che potreste trovare, quindi nell'ipotesi che ne abbiate una che è secca, come in questo caso, io la scarterei subito perché non arriverà alla fine dell'esperimento, seccherà prima. Quest'altra invece ne ha una parte secca, pur avendo questa parte verde, io scarterei anche lei perché questa parte secca potrebbe allargarsi e farla seccare tutta. Questa invece ne ha una parte rotta. Anche lei purtroppo è da scartare, pur essendo una foglia quasi perfetta, c'è il pericolo che proprio da qui si formino funghi, muffe o batteri, compromettendo tutto l'esperimento. Invece questa è la fogliolina perfetta, completamente sana e verde in ogni sua parte e senza rottura. Guardate quanto sia lucida, è davvero perfetta. Primo metodo. Ottenute le foglioline, procurarsi dei vasetti che abbiano un diametro di circa 10 cm e riempirli con del terreno che sia soffice e drenante, anche del terriccio universale sarà perfetto, e semplicemente nel centro fare un foro di circa 5 cm. Dopodiché prendere la fogliolina e andare ad inserirla all'interno in questo modo, semplicemente appoggiandola, guardate, dopodiché pressare tutto intorno il terreno in modo che sia ben compatto intorno alla stessa e l'operazione è ultimata. Non resterà altro che bagnare il tutto in modo che il terreno sia davvero ben zuppo, bagnare anche la fogliolina già che ci siete. Terminato di bagnare, prendere un sacchettino trasparente, mi raccomando, in plastica sarà perfetto, e chiudere in modo che all'interno, una volta chiuso, si crei un vero e proprio microclima che avrà temperatura ma soprattutto umidità costante, e questo accelererà e favorirà la formazione sia delle radici che dell'eventuale germoglio. E una volta finito, posizionare il vaso in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti. In realtà esiste un trucco che vi permetterà di aumentare la possibilità di ottenere proprio da queste foglioline le radici, ovvero usare degli ormoni radicanti, o in alternativa, se non li avete, dato che questi costano cari, si possono usare anche le aspirine che praticamente abbiamo tutti in casa, non quelle effervescenti ma quelle in pastiglie che sbriciolate daranno una polverina esattamente come questa. Quindi prima di inserire poi loro all'interno del vasetto col terreno, basterà proprio nel punto dove è stata strappata la fogliolina dalla pianta madre andare a riempirli con gli ormoni o con la polverina della aspirina che abbiamo appena fatto ed andare poi a reinserire la fogliolina all'interno del vaso con del terreno. Come dicevo prima, purtroppo queste foglioline non hanno una germinabilità del 100%, quindi per aumentare la possibilità di ottenere poi effettivamente alla fine dell'esperimento le piantine, io lo farò con 3 foglioline contemporaneamente, sperando che poi effettivamente almeno una di loro la piantina la faccia nascere. E trascorsi 2 mesi, alla base si è creata una piccola piantina, sembrerebbe proprio che qui stia spuntando un germoglio. Ed eccolo qui. Arrivati al 20° giorno, questo è ciò che si è ottenuto. Guardate un po' come la fogliolina adesso abbia iniziato a prendere forma. È diventata decisamente molto più alta, circa 3,5 cm,
Si è sviluppato completamente e all'apice la fogliolina si sta aprendo. E riecco il tutto dopo soltanto un giorno. Guardate come la fogliolina adesso sia chiaramente visibile. E col passare dei giorni la giovane fogliolina cresce sempre di più. A parte il colore che è davvero molto chiaro, ma questo perché la fogliolina è giovane, le dimensioni si stanno avvicinando davvero tanto a quelle della fogliolina madre. Ed eccola qua. Andando a guardare alla base si può notare che qui sembra proprio che qualcosa stia nascendo, quindi una seconda fogliolina nuova. Al quinto mese questo è ciò che si è ottenuto, quindi partendo da una singola fogliolina e mettendola in terra si è ottenuto un germoglio che ha iniziato a sviluppare la piantina, quindi prima fogliolina, seconda e terza, e continuerà a svilupparne tantissime altre e poi a fiorire e a creare alla base, e sembrerebbe che già lo stia facendo, dei nuovi germogli. Ed ecco qua il piccolo germoglio che si sta formando. Adesso è davvero piccino, si parla di pochi millimetri, però questo significa che la pianta si sta rimpolpando, quindi non resterà davvero altro che aspettare che questa produca tantissime altre foglie, fiori e godersene la bellezza. Quindi, a fronte dei risultati ottenuti, si può affermare senza ombra di dubbio che questa tecnica per moltiplicare l'anturium sia davvero efficace. Se i video vi piacciono e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In questo modo mi aiuterete a fare crescere il canale. Secondo metodo. Anziché mettere l'oro direttamente in terra, le si può mettere in un contenitore con dell'acqua. In questo modo si aumenterà decisamente la possibilità di ottenere poi le radici nella parte basale delle foglioline. E proprio come ho fatto prima, anche in questo caso utilizzerò 3 foglioline per aumentare la possibilità di riuscita dell'esperimento. Arrivati a questo punto, procurarsi un contenitore e un bicchiere in vetro trasparente sarebbe davvero l'ideale e riempirlo sul fondo con circa 4-5 cm di acqua, dopodiché prendere le foglioline che si sono appena prelevate dalla pianta ed andarle ad inserire all'interno. In questo modo. Inserite nell'acqua, posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti e sino a che nella parte basale, ammesso che poi nascano realmente, non spunteranno le radici, verificare sempre che il livello dell'acqua sia almeno di 2-3 cm in modo che la base ne sia sempre a costante contatto. Questo metodo è sicuramente un pelino più lungo rispetto al precedente, però vi darà la quasi certezza poi di ottenere dalla parte basale le radici sperate e di conseguenza le piantine. Trascorsi 2 mesi, riprendendo una delle 3 foglioline che abbiamo inserito all'interno del contenitore, questo è ciò che si è ottenuto. Pur sembrando secca all'apice, ancora una parte verde c'è, il tronco è ancora tutto perfettamente sano e andando alla base c'è un piccolo germoglio e una piccolissima radice, quindi sembrerebbe che almeno in questo caso le cose siano andate proprio nel modo sperato. Ed eccola qua. Provo a mostrarvi meglio come appaia nella sua prima fase di vita. Come si può notare, nella parte basale, quella dal quale abbiamo staccata dalla pianta madre, è iniziato ad ingrossarsi il diametro e a cambiare anche di colore, quindi da un verde chiaro è diventato un marroncino scuro, proprio perché si sta cicatrizzando. Adesso il germoglio che è spuntato, e devo dire che è davvero un ottimo risultato, è lungo circa 1,5 cm e la radice più o meno mezzo centimetro. Quindi non c'è altro da fare che rimettere lei all'interno del bicchiere con dell'acqua e sperare che questa radice cresca e che ne nascano di altre e che nel frattempo proprio questo piccolo germoglio inizi a svilupparsi e a creare le foglioline nuove. Queste sono 2 tecniche che valgono per qualsiasi varietà di anturium, quindi colore ma soprattutto dimensione, e questo è l'esempio di ciò che si ottiene utilizzando una fogliolina grande dopo circa 4 mesi dall'inizio dell'esperimento. Qui si è ottenuta alla base una piantina davvero perfetta, quindi si sono sviluppate 3 foglioline ma soprattutto un apparato radicale davvero importante. Come si può notare, la parte nel quale è avvenuto lo strappo dalla pianta madre si è completamente cicatrizzata e ha assunto un colore marroncino. È nata proprio nel punto nel quale è avvenuto lo strappo tra la foglia e la pianta madre, quindi si sono formati un germoglio e le radici. Anche in questo caso procurarsi un vaso di circa 10 cm e riempirlo con del terreno soffice e drenante, dopodiché andare a fare un foro di circa 10 cm di profondità, in modo che poi la foglia riesca comunque a sostenersi, e avendo cura a non rompere le radici mentre la si appoggia, fare così, inserire il tutto all'interno, dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno. Inserite nel terreno, questo è il risultato che si è ottenuto, quindi non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente e posizionare il vaso in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti. A differenza delle foglioline piccoline, quelle grandi per il troppo peso tenderanno a cadere verso il basso, quindi io consiglio di tirarle su manualmente e aiutarle a stare su legandole a un bastoncino. È davvero un'operazione semplicissima, ma che vi permetterà poi di fare crescere la pianta in modo sano
è corretto. E alla fine dell'operazione questo è il risultato finale, quindi non resterà davvero altro che aspettare che lei cresca e che inizi a fiorire. Esiste anche la possibilità di moltiplicare questa pianta tramite i semi che producono i fiori. Nell'ipotesi che lo si voglia adottare, basterà semplicemente fecondare il fiore e aspettare che proprio da questo punto si inizino a formare i semi e poi utilizzarli per la semina vera e propria. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E se mi fate anche questo favore, condividete i video sui social, così facendo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Detto questo, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.